Eurovision 2026 si chiude con colpi di scena incredibili e una certezza: l'Italia. Saremo io e te per sempre. La Bulgaria vince Eurovision 2026 con Bangaranga e l'Italia è quinta. Sal da Vinci quindi eguaglia Lucio Corsi a livello di classifica, ma ottenendo un punteggio più alto dell'anno scorso. Infatti Sal guadagna 281 punti, mentre Lucio Corsi ne aveva presi 256. Per l'Italia è un risultato comunque straordinario. Certo, da italiani speravamo in qualcosa di meglio, ma bisogna essere anche molto realisti. Quest'anno la gara era super combattuta e devo dire la verità che io sarei stato già contento di rimanere nella top 10. Quindi la quinta posizione è davvero oro che luccica. Sal da Vinci comunque, indipendentemente dalla classifica, aveva già vinto durante la sua esibizione. Un pubblico internazionale ha cantato insieme a lui e gli ha riservato un vero e proprio boato di acclamazione al termine della performance, che addirittura lo ha fatto emozionare. Non sono mancate le sorprese in questa finale. Iniziamo dalla prima. Sicuramente l'11ª posizione per la Francia. Soprattutto il voto dell'audience è stato bassissimo. Penso che un talento come Monroe meritasse quantomeno di stare agevolmente in top 10. Certo, ha 17 anni, avrà sicuramente tutto il tempo del mondo per dimostrare il proprio valore. Altra sorpresa: Finlandia sesta e Danimarca settima, le due grandi favorite scivolano di parecchio, ma comunque rimangono aggrappate vicino alla top 5. Pensavo personalmente che la Finlandia almeno nella top 3 ci potesse arrivare. Ma poi ancora l'Ucraina, per quanto la cantante avesse una voce bellissima, per carità, però penso non meritasse di stare sinceramente in top 10, addirittura l'Ucraina arriva nona. Inoltre, ecco, anche la Grecia me l'aspettavo un po' più in su, e invece 10° posto. Bassissima è la Svezia, addirittura 20ª, me l'aspettavo almeno prima metà della classifica. Ma dicevamo trionfa Bangaranga, che non era tra le mie preferite, ma comunque concordo che meritasse una posizione alta. È una ragazza, lei, piena di energia, con una coreografia clamorosa da videoclip live, l'abbiamo detto. Seconda posizione per Israele, che non è stata assolutamente accettata dal pubblico, che ha rumoreggiato parecchio, e penso chissà che nube di protesta sarebbe calata se avesse addirittura vinto, perché la possibilità c'è stata concreta alla fine. Terzo posto per la Romania con Choke Me, che ha ricevuto pochissimi punti dalla giuria, perché altrimenti, cari amici, sarebbe stata davvero tra le papabili candidate alla vittoria. L'Australia arriva quarta, poco sopra di noi. La Céline Dion australiana non delude con la sua voce impeccabile. E a voi è piaciuta questa edizione? Chi avreste voluto che vincesse? Ma soprattutto, siete soddisfatti del piazzamento del nostro Sal da Vinci? Fatemelo sapere come al solito qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio se avete deciso di trascorrere questo Eurovision in mia compagnia. Se non vi siete ancora iscritti, fatelo, perché continueremo a parlare di musica. Ciao!